Se come me possiedi la collezione completa oppure hai acquistato la recente versione in digitale, questo è lo scenario che ti troverai di fronte. Tutte le opzioni dell'interfaccia, per quanto riguarda il vicinato, le troverai raggruppate nella barra in alto e partendo da destra troverai Esci. Chiude il gioco riportandoti al pannello di avvio. Le 4 icone successive riguardano alcune espansioni, quindi per il momento tralascio gli approfondimenti. Riazzona. Permette di modificare la tipologia di un lotto. Cliccando sull'icona correlata vedrai apparire dei confini di colore diverso. Il blu indica i lotti comunitari, il verde i lotti residenziali disabitati e il rosso i lotti residenziali abitati. Trascinando il cantiere sul civico che vuoi modificare, in questo caso via Sim 9, vedrai apparire una finestra in cui ti verrà chiesto di scegliere il nuovo criterio, in questo caso comunità. Dopodiché apparirà una nuova finestra in cui ti verrà detto che prima di completare le modifiche sarà necessario spianare il lotto. Quest'ultima azione prevede lo sfratto di eventuali abitanti e la demolizione di eventuali costruzioni. Completata la modifica noterai che i confini del lotto sono effettivamente cambiati, quindi potrai tranquillamente farne ciò per cui avevi progetti. Sfratta. Permette non solo di demolire qualunque lotto, ma anche di liberare qualunque civico dai suoi inquilini attuali. Cliccando sull'icona correlata potrai trascinare la ruspa sulla famiglia che hai scelto, in questo caso gli Antonellini. Apparirà una finestra in cui ti verrà chiesto se la famiglia selezionata sia effettivamente quella che vuoi sfrattare. Se lo è, clicca sì. Apparirà un'altra finestra in cui ti verrà chiesto se desideri anche demolire l'eventuale costruzione in cui viveva. In questo caso non lo farò. L'opzione seguente è seleziona o crea una famiglia. Come suggerisce il nome, include in sé 2 funzioni che ti mostrerò per ordine. Seleziona una famiglia è praticamente il cesto. Questo contiene quei sim od unità familiari che per un motivo o l'altro non sono ancora presenti nello scenario, compresi quelli sfrattati. Le informazioni che riporta sono le amicizie, i fondi, le miniature dei volti e il cognome. Che tu abbia creato qualcuno, sfrattato qualcuno o abbia intenzione di scegliere una delle famiglie predefinite, chi si trova qui va eventualmente trasferito. Per approfondire la dinamica del trasloco, vedi apparire gli Antonellini sfrattati in precedenza. Selezionando una delle proposte, in questo caso proprio gli Antonellini, vedrai disponibili 2 dei 3 tasti sottostanti, Cancella famiglia e Trasloca famiglia. L'azione di trasferimento ti riporterà di nuovo al vicinato, dove potrai selezionare il lotto che ti interessa. Facendo un passo indietro, dal cesto delle famiglie, per accedere alla creazione di sim, dovrai cliccare il primo dei 3 tasti sottostanti, Crea nuova famiglia. In alto troverai lo spazio per inserire il cognome e ti faccio presente che in questo primo capitolo della saga non era ancora stato introdotto un sistema che concretamente considerasse la relazione o la parentela tra sim, quindi ciò che andrai a digitare sarà il cognome di ciascuno dei componenti, che in totale potranno essere 8. Quando un sim sarà stato creato, apparirà in questa zona. Selezionandolo, vedrai disponibili i restanti 2 tasti a lato, Cancella sim e Modifica sim, che riporta alla schermata del primo dei tasti, Aggiungi nuovo sim. In alto troverai lo spazio per inserire il nome, che per scrupolo ti confermo essere unico del singolo sim. Sul lato destro potrai scegliere se il sim sarà bambino, adulto, di carnagione chiara, intermedia o scura, maschio, femmina. Qui ci troverai tutte le proposte in fatto di teste ed abbigliamento, ma non approfondisco in questo contenuto. Subito sotto troverai lo spazio per inserire una biografia. Non è obbligatorio scriverla, ma se decidi di farlo apparirà nelle informazioni del sim in modalità vivi. Sul lato sinistro invece troverai 25 punti personalità da assegnare a 5 macro categorie di tratti. Non appena inserirai un punto, vedrai apparire un potenziale segno zodiacale corrispondente. Le personalità predefinite sono Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci, Ariete, Toro, Gemelli. Soggettivamente non sono una sostenitrice del mandare a braccetto la personalità con il segno zodiacale, però ti dico che il codice di gioco ne tiene moderatamente conto per semplificare o complicare l'avanzamento nelle relazioni sociali o carriere lavorative, senza risultare determinante né ostacolante. In modalità vivi
di tutto ciò che stai vedendo, mi soffermerò solo su due icone che a mio parere approfondiscono e completano il discorso della personalità. La prima è proprio l'icona omonima. Come avevo accennato, è possibile assegnare 25 punti a 5 macro categorie di tratti, ma non è necessario utilizzarli tutti, ed è proprio in questo dettaglio che è possibile slacciarsi dai modelli predefiniti per creare sim unici. Infatti ognuna delle 5 categorie ha in sé 3 sfumature a seconda dei punti assegnatogli, aumentando così a 15 il numero dei tratti totali. Zoticone, ordinato e strano ed ordinato, timido, estroverso e socievole, pigro, attivo ed energico, serio, allegro e brillante ed allegro, modesto, simpatico e ancora simpatico. La seconda invece è questa: gli interessi. Maggiore sarà il trasporto del sim per un argomento, maggiori saranno le sue capacità di socializzare su esso con gli altri. Potrà influenzare un interesse tramite la lettura, la televisione, la stessa socializzazione o altre azioni connesse al tema. Gli adulti hanno i seguenti interessi: viaggi, soldi, politica, gli anni 60, meteo, sport, musica e vita all'aria aperta. I bambini invece hanno in comune alcuni degli interessi, mentre altri vengono sostituiti da giocattoli, alieni, animali domestici e scuola. A questo punto rimangono un paio di opzioni da coprire. Una di queste è il cambio di vicinato. Sostanzialmente quello che stai guardando è lo scenario completo di centro storico. Però quando si parla di vicinato non si intende l'intero complesso, ma solo questo quadrato qui, perché proprio quello è il quartiere del gioco base. A primo impatto può sembrare una porzione di spazio molto ridotta, eppure nonostante la zona sia oggettivamente piccola, c'è da dire che si difende piuttosto bene. Ha una strada sola, via Sim, che però contiene ben 10 numeri civici tra lotti vuoti, abitati e disabitati. Seguendo un ordine crescente troverai il civico 1, vuoto ed acquistabile per 10.500 simoleon. Il civico 2, disabitato ed acquistabile per 50.777 simoleon. Il civico 3, disabitato ed acquistabile per 24.793 simoleon. Il civico 4, vuoto ed acquistabile per 5.550 simoleon. Il civico 5, dal terreno particolarmente irregolare e tra l'altro l'unico che include un cimitero. Il lotto è abitato dalla famiglia Alberghini, composta da Maurizio, Daniela e Martina. Il civico 6, disabitato ed arredato, acquistabile per 10.206 simoleon. Il civico 7, abitato dalla famiglia Antonellini composta da Roberto e Silvia. Il civico 8, vuoto ed acquistabile per 7.000 simoleon. Il civico 9, anch'esso vuoto ma acquistabile per 3.500 simoleon. Ed infine il civico 10, disabitato ed acquistabile per 14.144 simoleon. Per completezza e per concludere, ti faccio presente che cliccando il logo qua giù, oppure quello qua su, troverai riconoscimenti e crediti.